Andiamo a premere il pulsante, abbiamo il conto alla rovescia, il suono, il beep, arrivata a 0 si chiude il relè e si accende il LED. Andiamo a realizzare questo circuito. Allora abbiamo bisogno di un Arduino, io ho messo un Arduino Nano, un display OLED piccolo, potete usare anche un altro display, più un buzzer, un pulsante e un LED con la relativa resistenza. Che fa questo circuito? Premendo il pulsante incomincia a contare da 10, un conto alla rovescia da 10 fino a 0. Ogni secondo è accompagnato da un beep e arrivato a 0 abbiamo sul display la scritta boom, quindi esplosione, con il livello del segnale acustico, quindi il buzzer rimane più alto, quindi più lungo, un suono più lungo, e abbiamo la chiusura del relè che fa chiudere il contatto, dove io ho inserito un LED con la relativa resistenza per fare che si accende, oppure potete metterci, che ne so, potete metterci un condensatore elettrolitico che può essere alimentato a una tensione maggiore, quindi avremo veramente un'esplosione con questo condensatore, ma è pericoloso, vi consiglio di non farlo. Potete mettere solo un LED e vi potete divertire. Ok, andiamo a vedere il materiale, lo schema e il lato programmazione. Questo è tutto il circuito. Allora, troviamo un Arduino Nano, un pulsante, un LED, una resistenza da 220 ohm, un buzzer, un display OLED 128x64 e un modulo relay. Tutto il circuito viene alimentato a 5 volt che andremo a prelevare da Arduino. Infatti potete vedere 5 volt GND mandato sulla breadboard prelevato da Arduino, quindi avremo qua sulla breadboard sotto e sopra 5 volt. Poi abbiamo un pulsante che va collegato al pin digitale 2, l'altra parte al GND. Il display viene alimentato a 5 volt VCC e GND, come potete vedere, e la comunicazione con Arduino avviene tramite i pin SDA che va collegato al pin A4, analogico A4, e SCL, scusate, al pin A5. Poi abbiamo il buzzer che viene collegato un lato negativo al negativo, l'altra parte lo andremo a collegare al pin digitale 6. Il modulo relay lo andremo a comandare con il pin digitale 7 sull'ingresso IN1. Il modulo deve essere alimentato 5 volt, quindi manderemo 5 volt il GND, e per far accendere il LED manderemo il positivo, prenderemo 5 volt il ramo positivo al contatto normalmente aperto, scusate, dall'altra parte andrà sull'anodo, sulla resistenza che andrà sull'anodo che andrà sul negativo. Quindi una volta eccitato il relè, il LED si accende. Ok, questo è il circuito, andiamo a realizzarlo. Mettiamo il nostro Arduino sulla breadboard e andiamo a collegare il GND. Qua potete vedere questo pin che è marcato bianco è il GND, sul GND di tutta la breadboard, quest'altro pin che è 5 volt sulla barra 5 volt. Diamo alimentazione, colleghiamolo alla porta, prendiamo il tester e andiamo a misurare se effettivamente troviamo 5 volt. Infatti troviamo 4,9, quindi 5 volt. Perfetto. Inseriamo il pulsante
lo inseriamo alla metà della scheda, infatti si incastra perfettamente. Colleghiamo un lato al GND. Una cosa importante: l'alimentazione adesso si trova solo sulla parte inferiore. Per portarlo sulla parte superiore, qua sopra la breadboard, dobbiamo collegarli fra di loro. Quindi andrò a collegare meno con meno e più con più. Così avremo anche la parte di sopra alimentata. Andiamo a collegare l'altra parte pulsante, abbiamo detto, al pin digitale 2, che si trova dopo il GND, quindi qua. Colleghiamo anche il nostro piezo, il nostro buzzer. Io userò questo numero 35 per vedere la numerazione dei pin, così non possiamo sbagliarci. Un lato andremo a collegare al GND, l'altra parte andremo a collegare al pin 6. Quindi abbiamo di 2, di 3, di 4, di 5 e di 6. Pin digitale di 6 di Arduino. Andiamo a collegare anche il nostro display OLED display da 128x64, lo andrò a inserire qui. Così. Sopra troviamo GND, VCC, SCL e SDA. Mettiamo GND a GND e mettiamo il VCC, alimentazione a 5 volt, sul rosso, quindi abbiamo il display alimentato. Andiamo a collegare anche SDA e SCL. Allora, SCL va collegato al pin A5. Il nostro pin A5 si trova, quindi questo è il 5 volt, A7, A6, A5 e questo qui. Poi vi metto a schermo il pin out e andiamo a collegare anche SDA, che va collegato ad A4. Questo non ci arriva, mettiamo un cavetto più lungo ad A4. Prendiamo il nostro modulo di relè, io ho questo qui a doppio, e utilizzeremo GND, VCC o IN1 o IN2. Utilizzeremo IN1. Quindi andiamo ad alimentare il modulo con, mettiamo GND naturalmente al GND e mettiamo VCC. Qui troviamo dei cavetti diversi. È una femmina, non è un maschio, quindi si aggancia perfettamente. Andiamo a portarlo al positivo. Adesso andiamo a montare, quindi abbiamo detto IN1, quindi andiamo a metterlo qui su IN1 e portiamo sul pin digitale 7, quindi qua di Arduino. Riesco a metterlo. Andiamo a inserire anche il nostro LED. L'anodo è il più lungo, il catodo è il più corto. Mettiamolo sulla breadboard vicino al relè.
inseriamolo bene, mettiamo la resistenza sull'anodo, lo mettiamo da questa parte e inseriamo il catodo al GND, così, l'anodo alla resistenza, dalla resistenza andrà al contatto normalmente poi aperto di IN1, dovrebbe essere questo qui, N1 è questo qui, mettiamolo qui al comune, così, mettiamo l'altro lato normalmente aperto, vediamo, e andiamo a collegarlo a 5 volt, così. Il contatto si chiude e manda l'alimentazione al LED protetto dalla nostra resistenza che va a negativo. Questo è tutto il circuito e adesso andiamo a programmare il nostro Arduino. Questo è tutto il codice. Allora, diamo una rapida occhiata, poi vi lascio il codice in fondo in descrizione, così potete scaricarlo e caricarlo direttamente su Arduino. Qui troviamo, abbiamo incluso le due librerie, una con la comunicazione 2C, uno per il display. Con questa riga inizializziamo il display OLED SH1106 che abbiamo messo. Qua impostiamo i pin, 2 per il pulsante, 7 per il modulo relay, 6 per il buzzer e 3 per la nostra segnalazione sul LED. Qua abbiamo la durata del countdown e conto alla rovescia, quindi possiamo modificare quello che viene mostrato sul display. Appena accendiamo ci esce scritto pronto, premiamo il pulsante. Nel setup abbiamo impostiamo i pin come ingresso, sul pulsante inseriamo anche un pull up interno, così non evitiamo di mettere una resistenza esterna. Poi abbiamo il LED, il buzz e il relay, quindi tutto come uscita output. Stato iniziale troviamo il relay alto, quindi relay disattivato, attivo basso, il buzzer low e il LED pin low. Inizializziamo il display, mostra il messaggio iniziale, quello che abbiamo scritto prima, e nel loop troviamo il nostro codice. Se quindi facciamo un if per accendere il nostro countdown, con il ciclo for inizia il conto alla rovescia. Arrivato qua troviamo il buzzer attivo ogni gli ultimi 9 secondi, possiamo modificarlo, possiamo renderlo attivo solamente agli ultimi 3 secondi, ma qua incomincia a contare da 9. Questo è il tono che emette. Possiamo, se cambiamo questi numeri, possiamo generare una frequenza diversa e quindi un suono diverso. Lasciamo così che è perfetto. Un delay di 1 secondo e alla fine attiviamo il relay, quindi il low attiva il relay, quindi on, e il LED pin alto accende anche il LED. Opzionale, accende il LED, mostra la scritta boom sul display.
il buzzer emette un suono più lungo di 2 secondi e riparte dall'inizio, quindi riparte lo stato iniziale e attende che il pulsante sia rilasciato prima di ripartire di un debounce di 50 millisecondi per evitare appunto il debounce e alla fine mostra di nuovo pronto. Ok, questo è tutto il codice. Scegliamo la nostra scheda. Io ho Arduino Nano R4, voi qualsiasi Arduino avete, importante, scegliete qua la scheda che volete e inserite e carichiamo su Arduino. Ok, abbiamo caricato il codice sulla scheda, andiamo a premere il pulsante, sentiamo il beep, conto la rovescia, arriva a 0, chiude il relè, chiude e accende il LED, quindi funziona perfettamente. Proviamo un'altra volta, possiamo cambiare il tempo sul codice dove c'è scritto countdown conto alla rovescia, impostato a 10. Ok, suona perfettamente. Proviamo un'ultima volta. Perfetto. Ok, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, vi ricordo di iscrivervi al canale, se avete qualche dubbio scrivete qualcosa sui commenti, cercherò di rispondervi e ci vediamo alla prossima.